Tyler Bond odiava gli aeroporti. Erano una parte necessaria del suo lavoro, ma li odiava comunque. Gli aeroporti danneggiavano il suo matrimonio ed erano sempre pieni di folle con persone in attesa di essere portate alle loro destinazioni come bestiame e trattate allo stesso modo. Forse avrebbe dovuto cambiare atteggiamento e accettare le cose come stavano, dato che veniva pagato bene per gestirle. 10 anni fa doveva fare lunghe code per il check-in, la sicurezza e l'imbarco. Una volta sull'aereo, doveva aspettare mentre gli altri riponevano lentamente i loro bagagli nelle cappelliere, avanzando lentamente verso un posto in fondo. Ora le cose erano diverse. Non doveva parlare con nessuno se non voleva. Come viaggiatore esperto, non registrava più i suoi bagagli. Il pre-check TSA rendeva le code di sicurezza più veloci e i suoi anni di volo attraverso il paese, GIE, avevano guadagnato uno status elite con le sue compagnie aeree preferite. Non doveva più sedersi in fondo e poteva imbarcarsi subito dopo i passeggeri di prima classe. La sua carta di credito GIE dava anche accesso alla lounge, che era piacevole, specialmente all'aeroporto di Miami. Anche se l'esperienza era migliorata, continuava a non piacergli. Tuttavia, oggi nella lounge, Veronica, una bella donna di mezza età che sembrava più giovane di lui, indossava un vestito arricciato con una profonda scollatura e un cardigan. Chiacchierava con lui dei suoi recenti viaggi. Verso la fine della loro conversazione, lasciò scivolare un po' il cardigan. Era affascinato. Condivise con entusiasmo le sue storie sui viaggi e sulla guerra. Prima che finissero di parlare, lei gli diede il suo biglietto da visita. Lo guardò, ancora concentrato su Veronica, e vide che anche lei era di Denver. Questo portò a qualche altro minuto di conversazione, mentre lei menzionava che aveva un'altra tappa da fare prima di tornare a casa. Forse era meglio così. Dopo una piacevole chiacchierata, si separarono per dirigersi ai rispettivi gate. Stava flirtando con lui? Forse, possibilmente. Si pentì di non averlo capito mentre stavano parlando. Decenni di matrimonio avevano attenuato il suo senso del flirt. Accidenti! Non che potesse o dovesse nascere qualcosa. Era stato fedele al 100% durante i suoi 26 anni di matrimonio e non aveva intenzione di cambiare. Questo era uno dei suoi viaggi attraverso il paese e, nonostante il suo disgusto per gli aeroporti, era di buon umore a causa della sua conversazione con Veronica e di qualche successo nel suo viaggio, che avrebbe portato a un bonus aggiuntivo il prossimo trimestre. Si era appena seduto nel suo più spazioso posto in Economy Plus per tornare a casa quando il suo telefono squillò. Stava per metterlo in modalità aereo quando accadde. Era sua moglie Rebecca, sospirò. Era molto presto a Denver perché lei fosse sveglia, figuriamoci per chiamare. Dato l'ora precoce, si chiese se fosse importante. Forse. Il suo dito esitò sul telefono per rispondere, ma invece lo spense. Se fosse stato uno dei suoi figli, avrebbe risposto, ovviamente, ma qualunque cosa sua moglie Rebecca volesse poteva aspettare. Riconosceva che il viaggio iniziato 10 anni fa, sebbene limitato, era stato difficile per loro, ma non avrebbe dovuto causare così tante discussioni. Raramente era via per più di 6 notti al mese, ma sembrava essere troppo. Donne. Avrebbe voluto che sua moglie fosse più comprensiva. Quando le aveva parlato della nuova posizione molti anni fa e dell'aumento di stipendio e bonus, sua moglie lo aveva praticamente spinto fuori dalla porta. Poi lo aveva accolto a casa con le braccia e le gambe aperte. Ora, nonostante i suoi tentativi di trattarla con vino e cene più spesso e passare più tempo con lei, era diventata distante. Recentemente, il suo capo Yi aveva detto che se avesse accettato una nuova posizione che richiedeva più viaggi, avrebbe potuto guadagnare ancora più soldi. Non aveva menzionato questa offerta a sua moglie. Non avrebbe servito a nessun buon scopo. L'intera situazione lo rattristava, ma aveva i suoi figli, che erano fantastici. Amava i suoi figli. Sua figlia Jamie aveva appena iniziato la scuola di farmacia in autunno e suo figlio Mike stava frequentando la scuola estiva per iniziare in anticipo il suo primo anno di ingegneria, proprio come suo padre. Entrambi i genitori erano, come previsto, orgogliosi. Gli mancava partecipare ai loro eventi e gli mancava averli intorno. Pensava che Rebecca si sentisse allo stesso modo perché sembrava triste ultimamente.
Anche con i loro problemi, avevano cresciuto 2 figli straordinari, intelligenti, felici, laboriosi e divertenti. Negli anni avevano goduto di molti bei momenti. Voleva vedere i figli più spesso ora che avevano le loro case nelle vicinanze. Pensava di trasferirsi in una casa più piccola, ma Rebecca non gradiva l'idea. Oltre al suo lavoro come manager finanziario all'ospedale, era coinvolta in opere di carità e amava la loro casa e il quartiere. Tyler non si preoccupava del lavoro extra per mantenere la casa e il giardino, poiché aiutava Rebecca a mantenere la sua immagine sociale. Il volo era lungo e noioso, o forse era solo stanco. Non era dell'umore giusto per guardare un film e non aveva dormito molto, così decise di chiudere gli occhi per un po'. Si svegliò al suono dell'atterraggio dell'aereo e fu sorpreso di aver dormito per gran parte del volo. Quando riaccese il telefono, fu inondato di messaggi vocali e messaggi da familiari e amici. Chiamò rapidamente sua figlia. «Oh mio Dio, papà, sono così felice che tu abbia chiamato», disse Jamie. «Jamie, sapevi che ero sull'aereo. Cosa sta succedendo? Tutti hanno cercato di contattarmi, ma nessuno mi ha detto niente». «Beh, non ti dirò niente adesso. Passa da me, dato che è sulla strada di casa. Mike sarà qui anche lui». «Jamie, non puoi lasciarmi in sospeso così. Tu e tuo fratello state bene? Tua madre sta bene? Qualcuno si è fatto male?» «Mi dispiace, papà. È solo un grande pasticcio. Nessuno si è fatto male, nessuno dei nostri cari. Ti spiegherò tutto quando ci vedremo». Che diavolo. Tyler arrivò dall'aeroporto internazionale di Denver a casa di sua figlia vicino all'università in tempo record. Bussò alla porta frettolosamente e lei era quasi in lacrime quando entrò. Vide suo figlio seduto solennemente su una sedia. «Cosa è successo, tesoro?» «Oh papà, siamo così dispiaciuti. È un enorme pasticcio». Mike intervenne. «È come un grande disastro». «Ditemi semplicemente cosa è successo», disse. Jamie continuò. «Non volevamo che le cose andassero a finire così. È come se tutto fosse sfuggito di mano». «Cosa intendi? Cosa esattamente non volevate che accadesse?» chiese. «Volevamo che succedesse qualcosa, ma non in questo modo». «Tesoro, non mi hai ancora detto nulla. Dimmi semplicemente cosa sta succedendo». Va bene», disse Jamie. «Tutto è iniziato circa un mese fa, quando eri nel tuo ultimo viaggio a Boston. Stavo per fare visita a mamma durante il pranzo e mentre mi avvicinavo ho visto una Tesla entrare nel tuo garage, il che era strano. Non riconoscevo l'auto e non sapevo chi potesse essere. Dalla strada ho visto che le luci erano accese in casa e dal modo in cui le ombre si muovevano potevo dire che qualcuno stava andando verso il garage. Ho chiamato mamma sul cellulare, ma non ha risposto. Ho aspettato qualche minuto in più e l'ho richiamata. Quando ha risposto, le ho chiesto se era a casa e lei ha detto che era ancora al lavoro e che mi avrebbe parlato più tardi. Ovviamente sospettavo che stesse mentendo, così ho riattaccato e ho osservato la casa un po' più a lungo, chiedendomi cosa fare. Dopo un po' ho spostato la mia auto fuori vista e mi sono avvicinata per sbirciare dalla finestra del garage. L'auto di mamma era lì insieme alla Tesla. Ero furiosa. Sono tornata alla mia auto, ho chiamato Mike e gli ho detto cosa avevo visto. Volevo sapere chi era con mamma. Arrabbiata, ho passato le prime 6 ore ad aspettare che lui se ne andasse e poi Mike è venuto e ha osservato fino a quando lui è partito alle 7 del mattino seguente. Mike lo ha seguito fino al lavoro in un grande edificio per uffici a Cherry Creek. È entrato pochi minuti dopo e ha chiesto alla guardia di sicurezza se conosceva l'uomo che era appena entrato. La guardia ha dato a Mike il suo nome e Mike mi ha chiamata. Non sapevamo cosa fare. Ho chiamato mamma la mattina dopo, arrabbiata perché non aveva risposto alla mia chiamata. E da allora sono stata fredda con lei. Durante il tuo ultimo viaggio abbiamo tenuto d'occhio le cose di nuovo e la stessa cosa è successa. Così Mike e io abbiamo deciso di fare qualcosa al riguardo. Mike intervenne. Ero lì quando hai controllato i rilevatori di fumo qualche settimana fa e quando ho visto quello nel garage ho avuto un'idea che sembrava divertente all'epoca. Immagino che non sia così divertente ora. Avevamo paura di dirtelo perché sapevamo che avresti voluto coglierli sul fatto e avresti potuto ferire il tizio e forse anche accidentalmente ferire mamma, il che potrebbe metterti in prigione. Non volevamo che ciò accadesse. Volevamo trovare un modo per spaventarli e metterli in imbarazzo.
ho suggerito a Jamie che ci intrufolassimo nel garage intorno a mezzanotte e creassimo una di quelle scintille a sorpresa che si sa accadono con le auto elettriche di tanto in tanto per creare abbastanza fumo da far scattare l'allarme. Dal momento che i rilevatori di fumo erano in buone condizioni, non pensavo che sarebbe successo nulla tranne che i vigili del fuoco si presentassero. Immagino che significhi che non sapevi che nel garage c'era un rilevatore di calore, non un rilevatore di fumo, disse Tyler. Mike aveva un'espressione sorpresa sul volto. Oh, accidenti! Ecco perché l'allarme ha impiegato così tanto tempo a scattare. Tyler scosse la testa. Jamie intervenne. Pensava che la necessità per i vigili del fuoco di venire sarebbe stata imbarazzante, ma non era abbastanza, così anche io ho un po' interferito. Tyler sembrava stupefatto mentre iniziava a cogliere le varie implicazioni di ciò che i suoi figli Gilly avevano detto. Chiese: «Sembra che il mio matrimonio sia andato in fumo. La nostra casa è intatta?» Jamie rispose: «Cosa?» «Oh sì, per la maggior parte. Oh Dio!» Ho visitato la casa dopo che mamma era andata al lavoro entrambe le volte e ogni volta una delle bottiglie di vino Magnum di mamma era nella spazzatura. So che le piace tenere la bottiglia al fresco la maggior parte del tempo, quindi sembrava un'opportunità perfetta per esacerbare il loro imbarazzo. Oggigiorno è molto facile acquistare Viagra o il suo equivalente online, così ne ho ordinato un po'. Sto studiando per diventare farmacista e con la mia laurea in chimica non è stato difficile trasformare le pillole in un liquido. Tyler interruppe: «Non l'hai fatto davvero?» «Temo di sì», rispose lei. «Ieri pomeriggio mi sono intrufolata in casa. Ho controllato il frigorifero del vino e mamma aveva già aperto la sua grande bottiglia. L'ho sigillata e rimessa a posto. Si scopre che solo 1 o 2 bicchieri mancavano. Così ho versato la mia miscela, l'ho mescolata e l'ho rimessa a posto, assicurandomi di non lasciare tracce. Pensavamo che avrebbero dovuto uscire di corsa quando i vigili del fuoco sarebbero arrivati e lui non avrebbe potuto nascondere la sua dimensione, il che avrebbe esposto lei e il suo amante davanti ai vicini. Poi fu il turno di Mike di parlare. Poco prima di mezzanotte mi sono arrampicato attraverso la finestra del garage che avevo aperto in precedenza. Ci è voluto un po' di tempo, ma usando la porta di ricarica dell'auto e alcuni attrezzi sono riuscito a creare un arco che ha riscaldato il metallo intorno a quell'area. Non so se la sua auto fosse difettosa o qualcosa del genere, ma all'improvviso c'è stata una pioggia di scintille. Sapevo che avrebbe fatto scattare l'allarme antincendio, o almeno così pensavo, e me ne sono andato il più velocemente possibile. Apparentemente, dopo che me ne sono andato, la batteria ha preso fuoco. Penso che sia quello che è successo perché prima che i vigili del fuoco potessero arrivare, non solo la sua auto, ma anche l'auto di mamma era in fiamme. A quel punto l'allarme in casa era impazzito e tutto il quartiere poteva sentirlo. Jamie disse: «Sai come si comporta mamma quando è sconvolta? È come se il suo cervello si spegnesse. Ecco dove la storia diventa interessante». «Ancora più interessante? Più interessante del fatto che mia moglie mi tradisca e la mia casa prenda fuoco?» Jamie continuò: «Ti abbiamo detto che la casa non è bruciata». «Oh, grande!» Comunque, nei pochi minuti in cui mi è stato permesso di parlare con mamma stamattina, mi ha detto che è saltata fuori dal letto quando ha sentito l'allarme. Ha scosso il suo amante Eric, ma lui non si svegliava. Sapeva che aveva bevuto molto e non riusciva a svegliarlo. Pensava che fosse morto ed è entrata nel panico. Ha chiamato il 911 dal telefono di casa e ha iniziato a urlare: «Fuoco! Chiamate un'ambulanza!» Poi lo ha afferrato per le caviglie e ha iniziato a trascinarlo dalla camera da letto all'uscita, non rendendosi conto o pensando al fatto che erano entrambi completamente senza vestiti. Era troppo pesante per lei da portare giù per le scale, così ha continuato a trascinarlo. Di nuovo, non stava pensando, quindi lui era sdraiato a faccia in giù. Ricordi quel chiodo all'ingresso della tua camera da letto che spuntava abbastanza da impigliarsi in uno dei miei calzini qualche mese fa quando ero in visita? Sembra che tu non l'abbia martellato o che sia rispuntato, perché indovina un po'. Mamma ha trascinato Eric ed era abbastanza pesante che il chiodo è spuntato ancora di più e lo ha graffiato. Qui entra in gioco tutto quel Viagra che ha bevuto con il vino. Non solo il chiodo del tappeto ha tagliato l'inguine,
ma era anche eretto e il chiodo lo ha tagliato lì, così come lungo lo stomaco e il viso. Dal momento che la casa era buia e lui era incosciente, mamma non se ne accorse e continuò a trascinarlo giù per le scale. Bump, bump, bump giù per i gradini. Mi sono quasi sentita dispiaciuta per il tizio. Oltre al graffio di 1 metro che sanguinava molto dalla sua inguine, aveva ustioni da tappeto dall'inguine al naso, che probabilmente si sono aperte quando è caduto dall'ultimo gradino sul pavimento della cucina. Bang! Sono sicura che essere trascinato attraverso le piastrelle fino alla porta d'ingresso non sia stato piacevole. Soprattutto quando la sua testa ha rimbalzato sulla soglia, ha colpito il portico di cemento ed è rotolato giù per i gradini fino al marciapiede. Bump, bump, bang! Sembrava avere un'ustione da strada e una terribile ferita sul viso. Tyler non si sentiva troppo male per lui, però. Mike riprese il racconto. L'allarme di casa deve aver svegliato gli altri vicini, perché sembra che ci fossero parecchi spettatori quando mamma ha trascinato il suo amante, entrambi completamente nudi, fuori dalla porta di casa sotto gli occhi di tutti. Timothy, dall'altra parte della strada, ha persino registrato la scena sul suo telefono e me l'ha inviata. Ecco, dai un'occhiata. Tyler non poteva credere a ciò che stava vedendo sul telefono di Mike. C'era un video di Rebecca nuda che usciva dalla parte anteriore della casa e, certamente, la testa di Eric rimbalzava sul cemento mentre veniva trascinato giù per i gradini da Rebecca. O la sua adrenalina era alle stelle o era più forte di quanto pensasse. L'ambulanza e i vigili del fuoco arrivarono subito dopo. Vide le squadre correre in casa per aprire la porta del garage e iniziare a spruzzare tutto dentro e intorno al garage con le manichette. I paramedici si avvicinarono a sua moglie nuda, con una coperta di emergenza per coprirla e poi girarono Eric. Il suo strumento sanguinante era ancora duro e ondeggiava per tutti da vedere. Tyler poteva dire che lui vinceva in confronto all'amante di sua moglie, per fortuna. Mike gli disse: apparentemente la sua auto elettrica aveva un dispositivo che inviava un avviso al suo telefono di casa quando accadeva qualcosa di strano con l'auto. A quanto pare, la moglie di Eric, Francine, ha ricevuto il messaggio e, vedendo che l'auto di suo marito era a casa di qualcuno e non all'aeroporto dove doveva essere, si è precipitata a investigare. Continuando a guardare, Tyler vide che non riuscivano a far riprendere conoscenza a Eric. Era vivo ma incosciente. Portarono una barella dall'ambulanza, ma prima che potessero legarlo, Francine apparve e la capovolse, facendo cadere Eric faccia a terra sul marciapiede. Avrebbe avuto bisogno di più di qualche punto per affrontare questo nuovo taglio sulla testa. Doveva sentirsi dispiaciuto per lui? Tyler non riusciva a ricordare di aver mai visto qualcuno così arrabbiato. Francine assestò diversi buoni colpi all'inguine di Eric, prima che potessero allontanarla. Continuava a scalciare. Quando lo rimisero sulla barella, il suo strumento, ancora sanguinante, ora sembrava storto, cosa che non era qualche minuto prima. Tyler si chiese se Eric si fosse svegliato quando hanno cercato di sistemarlo. Lo sperava. Rebecca rimase inorridita, mentre almeno una dozzina di vicini, così socialmente educati, guardavano la tragicommedia che si svolgeva. Francine si lanciò su Rebecca, ma invece di colpirla, le strappò via la coperta, lasciando Rebecca di nuovo senza vestiti per almeno 1 minuto, finché non fu trovata un'altra coperta. Vedendo sua moglie come mamma l'ha fatta sul prato di casa, «Accidenti, mi mancheranno quelle curve», pensò. È chiaro che le sue abitudini di toilettatura non erano più una questione privata. Quando arrivò la polizia, l'incendio era per lo più sotto controllo, tranne per l'auto di Eric, che ancora scintillava e fumava. Francine stava praticamente urlando alla polizia di arrestare Rebecca, ma nessuno sapeva di quale accusa parlasse. Un ufficiale portò Rebecca sul sedile posteriore per tenerla lontana da Francine e dalla folla. Jamie disse che sapevano che Eric era sposato con Francine, ma non si rendevano conto che fosse la figlia del procuratore distrettuale. Sembrava che avesse abbastanza influenza per far portare Rebecca alla stazione e metterla in una stanza di interrogatorio per il resto della notte, avvolta solo in una coperta. La rilasciarono intorno alle 6 del mattino, ma quando cercò di chiamarti, non rispondesti. Alcuni dicono che Dio non è misericordioso, pensò Tyler. Il problema era che, poiché Eric non si svegliava subito,
gli fecero un rapporto tossicologico. L'unica cosa strana che trovarono furono tracce di Viagra. Quando sua moglie lo seppe, era furiosa perché lui aveva un cuore debole e non avrebbe mai preso qualcosa del genere, almeno così diceva. Il medico disse che era una buona cosa che l'incendio fosse accaduto perché significava che arrivò all'ospedale abbastanza velocemente da impedire che cadesse in coma. Altrimenti avrebbe potuto essere davvero grave. Tyler chiese: «Anche peggio». Mike intervenne. La polizia riportò mamma nella stanza di interrogatorio e stamattina gli agenti vennero a casa per cercare di raccogliere alcune prove. Ma i vigili del fuoco avevano fatto cadere la bottiglia e i bicchieri sul pavimento durante l'incendio, rompendoli. Con tutta l'acqua, la distruzione delle bottiglie e i resti del vino, non c'è più alcuna prova incontaminata da raccogliere. Sono andato lì prima e l'unica cosa che la polizia ha visto è stata una scia di sangue che scendeva per le scale e usciva dalla porta. Sospetto che stiano semplicemente mettendo sotto torchio mamma nella stanza di interrogatorio in questo momento. Tutti pensano che Eric abbia preso il Viagra, anche se non avrebbe dovuto, e senza alcuna prova sarei sorpreso se tengono mamma ancora a lungo. Inoltre, sono riusciti a tirare fuori la Tesla dal garage stamattina. Mamma e Francine erano su tutti i notiziari. Non era molto piacevole. Tyler chiese: «Dov'è vostra madre ora?» Jamie disse: «È ancora alla stazione di polizia. Hanno detto che ci chiameranno quando potremo andare a prenderla». «Mi dispiace davvero, papà. Avremmo dovuto semplicemente dirtelo invece di cercare di vendicarci di lei. Eravamo così arrabbiati e abbiamo solo peggiorato le cose». Mentre i suoi figli sembravano spaventati, un sorriso si diffuse lentamente sul volto di Tyler. Si alzò e disse: «Apprezzo ciò che avete cercato di fare entrambi. Significa davvero molto per me. Onestamente, non penso che abbiate peggiorato le cose. Considerando tutto, penso che sia andata piuttosto bene. Ora vado a casa. Vostra madre avrà bisogno di entrambi. Vi lascio decidere chi andrà a prenderla. Non sarò io!» Capirono. Sulla strada di casa, Tyler si fermò in banca e trasferì metà dei loro conti in un nuovo conto a suo nome. Si sarebbe occupato del resto delle finanze questa sera o domani. Si fermò al mercato locale e prese alcuni sacchi della spazzatura per portare i suoi vestiti in tintoria. Come sospettava, tutto in casa ora puzzava di fumo. Avvicinandosi alla casa, non prestò molta attenzione ai danni del fuoco. Invece, la scia di sangue sul portico e giù per i gradini era chiaramente visibile. Sorrise. Entrando dalla porta d'ingresso, che era chiusa ma non bloccata, la scia di sangue continuava su per le scale. Ridacchiò. Parte della cucina che conduceva al garage sembrava una zona di guerra. Ignorando il sangue, andò in camera da letto e mise tutti i suoi vestiti nelle borse per portarli in tintoria. La sua compagnia di assicurazione avrebbe ricevuto il conto. Notò che il letto era disfatto e il pensiero lo rattristò per un momento, ma solo per un momento. Sapeva cosa avrebbe fatto. Divorziare da quella donna era il punto di partenza ovvio. Separare le finanze, trovare un appartamento, viaggiare di più e usare il suo nuovo tempo libero per passare più tempo con i figli e divertirsi molto di più. Si chiese se Mike potesse mandargli il video così poteva inoltrarlo alle stazioni di notizie locali. Le organizzazioni di volontariato di Rebecca sarebbero probabilmente fiere che uno dei loro membri del consiglio stesse ottenendo attenzione. Proprio mentre Tyler stava caricando l'ultima borsa nella sua auto, arrivò una macchina della polizia. Gli agenti chiesero i suoi documenti. Avendo sentito parlare di ciò che era successo e forse avendo anche visto il video, uno degli agenti sembrava un po' imbarazzato, ma chiese comunque: «Stai bene?» Gli eventi della giornata si ripetevano più e più volte nella mente di Tyler come la ruota di un vecchio gioco a premi. Quando la ruota nella sua testa si fermò sul biglietto da visita di Veronica, un grande sorriso si diffuse sul volto di Tyler. «Starò bene, agente. Stia tranquillo. Starò proprio bene. Sono stata accusata di tradimento per così tanto tempo che non ricordo quando è iniziato. La persona che mi accusa è in realtà quella che ha tradito e me lo ha ammesso una volta. Una volta. Dice spesso: bugie, bugie, bugie.
Ho cercato davvero di riparare la nostra relazione, ma lui mi chiama in video, registra le nostre conversazioni e poi afferma che ho fatto cose orribili come tradire mentre sto semplicemente guidando e parlando con lui. Sono stata sconvolta per mesi e non riuscivo a vedere cosa fosse giusto o sbagliato, ma ora mi rendo conto che nessuna di quelle cose di cui mi ha accusato è mai successa e mai succederà. Ho troppo rispetto per me stessa e per il mio matrimonio per questo. Non posso più sistemare questa situazione e ho finito di provare. L'ho amato con tutto il mio cuore, ma non è giusto quando qualcuno non può distinguere ciò che è reale da ciò che è inventato. Ho solo bisogno di un po' di energia positiva per aiutarmi ad andare avanti e non lasciare che un altro uomo mi faccia sentire vuota o senza valore. Non è colpa mia. Sono stata fedele al 100% e lui è quello che ci perde ora. Sono single e pronta a riprendere in mano la mia vita. Cosa ne pensate di questa storia sorprendente? Come avreste reagito al posto di Tyler o dei suoi figli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al nostro canale per non perdere altre storie incredibili come questa. Alla prossima!